No, guarda, una regata che in realtà è partita male perché abbiamo fatto subito una scelta decisa, che si è rilevata purtroppo sbagliata, nel senso che abbiamo cercato di passare questa bassa pressione a nord e purtroppo il centro si è spostato con 3 ore di ritardo e questo ha da una parte bloccato noi e dall'altra ha lasciato passare Argos, che altrimenti sarebbe stato lì inchiodato per una mezza giornata. E quindi già lì siamo partiti col piede sbagliato, diciamo così. Usciti da lì abbiamo iniziato a navigare bene, a recuperare, eravamo felici e contenti perché abbiamo visto che la barca andava veramente bene e poi la prima notte di navigazione oceanica praticamente a un certo punto nel buio stavamo andando, non so, 25-30 nodi, ogni tanto 22 così, a un certo punto abbiamo sentito un botto bestiale, la barca che si fermava e siamo schizzati tutti fuori. All'inizio abbiamo pensato fosse il timone e basta, perché il timone si è sganciato dal suo sistema, diciamo, di fusibili, per cui aveva preso una botta e invece poi guardando bene abbiamo visto che mancava praticamente mezzo metro di prua dello scaffetto di sinistra. Quindi poi guardando il tracking eccetera si vede bene che la barca ha colpito qualcosa sulla prua, si è stortata, cioè ha scartato sulla destra la barca, quindi l'oggetto era molto grosso e praticamente scartando sulla destra l'ala del timone si è agganciata su questo oggetto, il timone si è sganciato ma il pezzo di ala che ha preso dentro praticamente anche col timone orizzontale è stato strappato via. Da lì in poi purtroppo è stato un'agonia perché ci mancavano 1500 miglia a mura destra e ogni volta che la barca metteva la prua in acqua frenava, come puoi immaginare, c'era la prua tutta aperta così, ovviamente fa un freno pazzesco, non c'era verso di far più di 25 nodi di media, le abbiamo provate tutte in tutti i modi. Poi finalmente siamo arrivati alla strambata, abbiamo strambato mura a sinistra e lì le ultime ore abbiamo fatto 670 miglia in 24 ore, è stato veramente liberatorio. Liberatorio soprattutto vedere che i timoni col nuovo compenso eccetera eccetera funzionano molto bene. Stata diciamo, le ultime 12 ore la barca si è comportata veramente benissimo e siamo tutti molto contenti per questo. Purtroppo rimane il fatto che in Pacifico navigare è sempre più difficile ed è sempre più pericoloso perché la quantità di oggetti che ci sono abbandonati in mezzo al mare è demenziale. In questi giorni abbiamo visto passarci di fianco di tutto e purtroppo è sicuramente un'emergenza che è sempre più seria in tutto il mondo, ma qui in special modo.